Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticaravan di Imola. Oggi facciamo vedere un veicolo dalla testa ai piedi. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e se questo filmato vi piacerà mettete un like. Il veicolo che oggi andiamo a presentare è il nuovo Detlefs Globetrail 600 Domodossola Firenze nella versione Classic. Nella parte della testa vediamo un oblò di 700x500, un oblò del bagno apribile da 32x32 e da questa parte abbiamo un oblò da 40x40. Per quanto riguarda la veranda, nella versione Classic non è presente, ma si può installare apposta nelle apposite staffe che sono queste qui. La veranda si può installare. Nello stesso tempo, se uno dovesse decidere di montare il tetto a soffietto, in questo caso ci sarebbe poca roba da smontare, perché toglieremo giusto un po' di oblò e poi si potrebbe montare il tetto a soffietto. Questo veicolo è colore grigio grafite e ha un pacchetto dove prevede lo sgocciolatoio dell'acqua, cioè la luce esterna. Questa la riusciamo a vedere dal di qui. Fa parte di un pacchettino che è all'interno, come opzione, di questo veicolo. Questo veicolo ha un prezzo molto interessante perché il suo listino è esattamente su 140 cavalli di 55.810 euro più messa in strada. Quindi arrivi ai 57.910 euro su strada. È un prezzo molto interessante. Questo costa di più perché gli abbiamo richiesto alcuni optional. Infatti qui ci sono circa 2.000 passa euro di optional e te lo portano a un listino di 60.340 euro su strada. Poi un pochino di sconto te lo facciamo volentieri, insomma, ecco. Però questo è il suo listino. Nella parte della testa direi che vediamo che c'è tanto spazio, quindi la possibilità di eventualmente montare dei pannelli solari, più di uno. Per chi ama l'antenna satellitare c'è la possibilità di mettercelo. Insomma, spazio nella parte superiore c'è, alla grande. Bene, andiamo oltre, vediamo cosa troviamo nella parte sotto. Ecco qua, siamo sotto a questo Citroën 140 cavalli 2002 e nella parte davanti vediamo che ci sono le due protezioni di plastica. Qui una protezione protegge quello che è il compressore del climatizzatore, perché lì all'interno c'è una cinghia che fa girare il compressore, che poi fa girare il freon, che poi raffrescherà la parte dentro. Qui vediamo il filtro dell'aria, vediamo questo qui è il radiatore dell'intercooler, il raffreddamento, questo qui vediamo il filtro dell'olio, la coppa dell'olio, questo qui è il cilindretto della pompa della frizione. Quando noi giriamo la chiave e si mette in moto il motorino d'avviamento è questo cosino qui, questo qui. Questo è il motorino d'avviamento. Quando te giri la chiave, questo dà l'impulso al motorino che lo fa partire in avanti e girare, e a quel punto il volano ha una zigrinatura dentata che fa girare il motore e tutto si avvia. Andiamo avanti. Allora, qua si vedono sempre i semiassi che partono dal cambio, i semiassi e portano la potenza alla ruota. Nella ruota vediamo che ci sono i dischi dei freni,
dischi dei freni che sono autoventilanti. Questa qui è la pinza dei freni, in pratica quando uno spinge nel pedale dei freni l'olio gira in questo tubo e schiaccia dei pistoncini che fa stringere la pastiglia sul disco dei freni e frena la macchina. I semiasse, visto che il cambio non è in mezzo, è un po' di fianco, il semiasse ce n'è uno più lungo e uno più corto e qui c'è il differenziale. Andiamo avanti, allora qui sotto vediamo dove c'è la batteria dell'avviamento, in pratica sotto ai piedi. Andando ancora avanti vediamo che c'è la marmitta, qui vediamo che c'è un tubino di sfiato, questo qui è il gradino della Thule, la versione grande, quello da furgonato, con le sue spiaggette in alluminio che sorreggono tutto quanto. Qui c'è il serbatoio del carburante, della nafta. Questo qui è il contenitore dell'AD-Blue, dove qui arriva il tubo dell'AD-Blue. Questo qui è una parte che serve per fare in modo che la calura della marmitta non arrivi nella parte interna e che quindi possa danneggiare quello che è il pavimento. Questa marmitta qui arriva a temperature molto rigide perché a temperature rigide riesce a disgregare, a disintegrare quelli che sono le polveri, quelle che inquinano in pratica, così, buttata così, non la so bene. Andando avanti vedo qui che c'è il cavo del freno a mano, quando uno tira il freno a mano agisce su questo leveraggio che fa frenare i freni di dietro. Queste sono le staffe che sorreggono il sedile del passeggero. Detlefs è un'azienda che lavora proprio bene, hanno cominciato a fare i furgoni da poco ma li hanno sempre fatti per altri brand e hanno un'esperienza veramente lunga e lavorano proprio bene, ferri zincati, questi non fanno la ruggine, lavorano proprio bene, sono proprio bravi. Bene, andiamo avanti. Questo qui è il serbatoio di recupero delle acque grigie, quindi il lavello, il lavandino e la doccia viene raccolta qui dentro. L'acqua fa conto, qui c'è il bagno e quindi probabilmente uno è la doccia e uno è il lavandino che porta l'acqua all'interno del serbatoio. E questo qui invece viene giù dalla cucina e che va all'interno del serbatoio. Ormai ne abbiamo parlato più volte, queste qui sono le valvole di ritenuta che in pratica ti fanno andare l'acqua in un senso e non ti fanno tornare indietro i cattivi odori. Valvole di ritegno ci sono nei tubi. Questi qui sono i tappi per poter accedere se devi fare una manutenzione al serbatoio. Il serbatoio ovviamente è tutto sagomato perché cercano di incastrarlo negli spazi utili che il telaio Fiat ti dà e anche questo non è una cosa piatta ma è una cosa con tutte protuberanze che ti consentono di avere una capienza di acqua maggiore. Qui di dietro possiamo dire senza fatica che se uno volesse montare il supporto della ruota di scorta e la ruota di scorta qui ci sta sicuro, senza dubbio. Qui c'è un foglio di balestra, questi qui sono i tamponi, questo qui è l'ammortizzatore. Andiamo avanti, là vediamo che c'è il disco dei freni, perché questo veicolo ha 4 freni a disco, e questa è la pinza dei freni. Stessa cosa, quando tu freni, l'olio, spingi nel pedale, l'olio viene compresso all'interno della pinza che schiaccia la pastiglia e fa sì che il freno stringa nel disco. Quando te hai le bombole del gas dentro al vano, la bombola del gas, metti il caso che non la chiudi bene e comincia a fare della puzza, eccetera, perde, il gas uscirà verso il basso perché il gas è pesante, quindi se c'è una fuga per evitare che ti venga all'interno del mezzo, te lo fa sfuggire da questi 3 bocchettoni, da questi 3 buchi con le reti. Bene, ecco qua, questo è un po' il veicolo visto dal di dietro. È un mezzo
nella versione Classic, quindi abbiamo la tipologia di legname, appunto gli interni sono quelli della Edge, ed è un veicolo piacevole, bensì non sia... costano tutti un sacco di soldi, però 55.800 come prezzo di inizio è tanta roba in virtù di quello che andiamo ad incontrare fra poco. È un buon rapporto prezzo-qualità, Decers numero 1. Andiamo avanti. Citroen 2.2, 140 cavalli, cruise control, volante tradizionale, start and stop, oscuranti plissettati per quanto riguarda la cabina, foderino sui sedili. Nella parte anteriore abbiamo le bielle dove in pratica ci sono tutti i fusibili dell'impianto elettrico e il trasformatore carica batterie. Andiamo avanti, gasolio più AdBlue, quindi l'urea, presa della 220 volt, quando sei inserita 220 carichi la batteria dei servizi e quando questa sarà carica continuerà a caricare anche quella dell'avviamento. Boiler dell'acqua calda e riscaldamento, Truma Combi, 4000 calorie di corredo. Ecco qua, questo qui è lo sportello del gabinetto con la sua bella calamita che ci aiuta a tenerlo su così non ci cade nella zucca. Tiro fuori la cassetta, una volta che estraggo la cassetta avrò la possibilità di portarlo a spasso oppure di scaricarlo premendo da questa parte, così entra l'aria e defluisce meglio lo scarico. Cassetta da 17-18 litri, la ricollochiamo nella sua posizione. Questa qui è la valvola di scarico del serbatoio delle acque grigie. C'è un girabacchino a L che te lo inserisci, lo ruoti, lo richiudi e poi di solito si appoggia qui. Noi lo leghiamo nei noleggi. Bagno con finestra e oscurante zanzariera. Andiamo oltre, i paraurti nella versione Classic sono verniciati, non sono verniciati, sono di plastica. Per quanto riguarda di dietro invece ci sono due finestre con oscuranti e zanzariere con questa protezione che fa sì che quando te magari ti giri o ci prendi contro le coperte, se hai anche l'oscurante chiuso non lo danneggi perché ti fa questa protezione qui. Bene, un piccolo comodino nella parte di sopra dove ci appoggi la roba. Qui dentro c'è hanno fatto il mobile del serbatoio più profondo in modo tale da potergli mettere dentro degli oggetti, poter collocare le cose dandogli dei posti nelle robe più piccole che te in una frenata non ti trovi tutta la roba ramassata laggiù in fondo. Poi qui dentro ci stanno due bombole del gas da 10 kg, adesso ne abbiamo messo una di vetroresina e una di ferro, ma ci stanno sia di vetroresina sia di ferro, due bombole da 10 kg, poi ci rimane anche un po' di posto. Questo qui è un tubo dell'aria calda che in pratica arriva qui una bocchetta e fa sì che ti tenga asciugata il vapore acqueo che te respiri e che quindi si depositerebbe sui vetri. Bene, cosa vediamo ancora? Vediamo che questo letto si può sollevare e si può reclinare in modo tale che togliendo uno, due e anche lo schienale, la protezione antifrenata, diciamo così, l'anticaduta, in pratica hai tutto lo spazio fino in fondo. Magari dopo questo lo vediamo meglio. Bene, andiamo avanti. Allora, tappo dell'acqua, bocchettone di riempimento, andiamo avanti, gradino elettrico, questa ruota qui, quando te giri, prende su della sabbia quando piove, della sporcizia, dell'acqua sporca, eccetera, e va a finire lì. Se uno va a Citroen o va a Fiat e si compra due belle pedane, tiene la vita del gradino più a lungo, magari ti si incanta meno, magari si ingalona meno, in pratica magari il paraspruzzi non è un costo eccessivo. Andiamo ancora avanti,
gli specchietti elettrici e riscaldati e regolabili dall'interno. Poi finiamo con questo bel muso, perché il Citroen è sempre bello, proprio sempre bello, è una mascherina proprio agguerrita, e questo è un colore anche che ti toglie un po' dalla media del bianco, insomma. Questo è proprio un bel colore ed è un grigio scuro. Bene, fuori visto. Qui vale la pena guardarci ben bene, perché i veicoli sembrano tutti uguali, ma in realtà non lo sono, e dopo vi faccio vedere, vi spiego perché. Bene, allora, cose standard: qui dentro c'è il serbatoio dell'acqua potabile con i suoi tappi di ispezione, il luogo dove si scarica l'acqua e il luogo dove entra la pompa dell'acqua dentro il serbatoio. Bene, se io voglio avere del posto, ho questa possibilità e quindi lo posso bloccare in questo modo. Lo facciamo così siamo sicuri che non ci cade nei piedi. Qui ho uno spazio porta oggetti, ci posso mettere delle cose e riesco ad arrivarci dal davanti. Qui ho quegli spazi dove con l'elastico posso tenere ferme le varie cose. Bene, fino a qui ci siamo. Qui fuori hanno messo una presa 12 volt, metti che uno debba caricare qualche cosa, c'è già la presina 12 volt. Questa parete io la posso togliere e così avrò modo di passare nel gavone. Sposto questo, qua ho sbattuto di sopra, quindi c'è anche il pensile, e tolgo queste cose di alluminio e cosa mi vado a vedere qua? Vado a vedere che qui ho il posto per poter cavare le viti per cavare il fanale se fulmina una lampadina. Qui c'ho uno spaziettino di 4 dita dove ci posso mettere le cose che uso meno, magari la scorta, calzettini, biancheria. Ecco cosa c'è invece qua. Qui c'è un armadio, ce ne sono 2. Questo è accessibile sempre, però vuoi mettere quella roba che usi poco perché quella volta che si abbassa la temperatura, quella volta che è troppo caldo, eccetera, qui gli metti tutte le croci, gli metti tutta quanta la tua roba, e non quella da usare tutti i giorni, però c'è un vano esagerato e lo si vede solo se gli caviamo sta roba, perché se no non lo vedi mica, capito? Bene. Il giro pensili è una caratteristica che hanno i Globe Trail, i giro pensili in fondo, e questo veicolo qui ha il bagno con la porta di legno. Non tutti apprezzano il bagno con la porta di legno e non tutti apprezzano il bagno con la doccia centrale. I vantaggi sono in uno e sono nell'altro, e gli svantaggi sono in uno e sono nell'altro. Qual è il vantaggio di questo bagno? Che il corridoio ce l'hai libero. In pratica qui non ti impunti, non hai un bordino, non c'hai niente. Quando chiudi il bagno hai il tuo privato, quindi ho l'oblò di sopra e ho la finestra laterale. È chiaro che il bagno fatto in questo modo arriverà più verso il corridoio, perché il bagno lo devi vivere dentro, e quindi avrò il passaggio un po' più stretto. Però di qualcosa bisogna morire, o a uno o all'altro, moglie piena, botte ubriaca, soliti discorsi. Qui ho il frigorifero a compressore ed è un frigorifero a 84 litri. Nella parte sotto ho l'armadio del quale vi parlavo prima, ma questo è un secondo armadio perché il primo ve l'ho già fatto vedere lì. Bene, la cucina non è esagerata, però c'è un po' di spazietto di qua, un po' di spazietto di là. I cassetti invece sono tanto di cappello, già prespaziati per mettere le varie cose. Detlef di Corredo ti dà degli attaccapanni, ti dà 3 attaccapanni, 2 da 2 e 1 da 3 mi sembra, è proprio così, che te poi li attacchi in giro dove ti fa comodo. Un altro cassettone portaoggetti grande
e l'ultimo, un cassetto portaoggetti nella parte di sotto. Quando è ora di partire, blocchi con questo pulsante e li hai chiusi tutte e tre. Non devi più andare in giro a cercare i push lock, in questo caso te lo blocchi in questo modo. Bene, pensile nella parte sopra la cucina, non è lungo fino in fondo, ma non hanno fatto male, perché su alcuni veicoli che il mobile arriva qui la gente ci dà i costi quando entra e quando esce, e quindi dopo una volta, 2 o 3 volte magari non sono contenti, e qui ci hanno giocato in anticipo, l'hanno fatto un pochettino più corto. Ci sarà qualcuno che dice ma però non c'è tanto posto, però quello che ha dato il costo è più contento di avere il mobile corto. Bene, andiamo oltre. Da questa parte vediamo il 2 vani, vediamo la lavorazione del legno. Questo è un multistrato, secondo me questo qui è un legno di 16, guardarlo così, o 15 o 16. I faretti io li posso spostare come mi pare, se mi dà fastidio che cosa, però sapete che se lì vi volete cambiare i faretti potete mettere anche su queste luci qui, La guida è sempre la stessa, si può mettere le luci a LED con interruttore e sono meno alti, quindi è più facile non prenderci contro, soprattutto magari nella camera da letto. Sapete che si possono montare, ce ne sono di 2 lunghezze, di 2 diverse potenze. Cosa vedo ancora qua? Vedo la cappelliera, che questa non può fare a meno di esistere secondo me, e qui c'hai un tuo pulsantino che serve per fare in modo che se c'hai delle cose in una curva non spingano sull'anta e quindi rischi di aprirla. C'è proprio una chiusura all'interno, se ti casca qualcosa ti fa un buco nel tavolo se ti va bene. Poi vabbè, la zanzariera nella porta d'ingresso su questo veicolo qui è già standard. Nella versione classic c'è comunque la protezione dell'oscurante della finestra, c'è comunque la prolunga del tavolo, grazie al fatto che questo ha qualche optional in più. Ho le foderine dei sedili in tinta come quelli nella parte di dietro. Bene, l'oblò da 70x500 ne avevamo già guardato prima, tutte quante le luci sono a LED. Questa pedanina qui nella parte diciamo della zona living è di corredo su questo modello. Il tavolo si può abbassare e riesce a fare un letto di traverso, quindi voglio andare via in 3, spendo 540-550 euro ed avrò il terzo letto nella parte anteriore. Qui il tavolo alternativo ce l'ho già. Bene, le cinture di sicurezza sono 4, ma qui c'è anche la possibilità di utilizzare l'Isofix, i sedili Isofix, è già di corredo su questa tipologia. È importante per chi ha dei bambini piccoli, perché con le cinghie magari ti vuole un po' di più, con l'Isofix fai un pochettino più veloce. Guardiamo nella cabina questo qui ha ovviamente le sue prese 12 e USB, poi ha il primo e il secondo airbag, il leggimappe che però sollevandolo ti diventa un supporto per il telefono, ecco fatto, così se per caso vuoi far andare il navigatore te lo vedi e nello stesso tempo non ti salta via, diversamente se non lo vuoi lo chiudi. Bene, questo veicolo qui ha anche i comandi a volante, che nel caso che uno acquisti una radio doppio DIN che possa dialogare con i comandi a volante, lui ce li ha già per rispondere al telefono e per eventualmente leggere i messaggi. Beh, questo è proprio un bel veicolo, di economico c'è veramente poco, anche il prezzo non è economico, ma se lo metto a confronto questo è un bel po' in là. Tenete conto, 55.800 euro più messi in strada, più il metallizzato in questo caso, eccetera, è un prezzo interessante, sono sempre una barca di soldi. Bene,
abbiamo ancora il bagno. Allora, questo è un bagno importante, è proprio una buona misura, ci stai bene. Puoi utilizzare il gabinetto ed allungare le gambe, il posto c'è. Hai un lavandino che non è tanto grande, però sopra non hai tanto posto occupato, quindi se ti devi lavare la faccia probabilmente riesci a farlo bene. Magari metterei uno specchio più nella parte alta, perché quando ti fai la barba probabilmente ti tocca vederti di qua, se anche un po' ti vedi, insomma, anche se ti conosci a memoria, qui uno specchio qui glielo metterei. Bene, portaoggetti sempre fatto con un bel legname in multistrato, la doccia è a telefono, portaoggetti anche nella parte bassa. Guardate che non tutti i veicoli che hanno il bagno hanno questi spazi. Cioè, dice, ma il pensile cosa me ne frega? Ma c'hai un pensile, c'hai un portaoggetti nella parte bassa, poi magari hai anche la cosina piacevole che qui ci puoi mettere il rotolo di carta igienica e te lo tiri fuori, ma questo è un vezzo. Ma lo spazio lì per metterci il beauty della tua moglie, il beauty della tua figlia, il beauty del moroso della figlia, eccetera, 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 ecco, questo spazio, se ce l'hai, vedrai che lo utilizzi. Questo bagno è grande, ha l'oblò e ha la finestra. Allora, cosa ha? Ha la tenda. Questo bagno qui la doccia la devi adoperare utilizzando la tenda. Per una tenda non è mai morto nessuno, c'è chi l'apprezza e chi non l'apprezza. Qui quando ti fai la doccia devi fare il giro tondo. C'hai già l'attacco per attaccare il doccino. Questa è una caratteristica. Il bagno è grande, lo spazio è tanto, so che devo fare un giro con la doccia, altrimenti bagno tutto quanto. Devo fare un giro con la tenda, se no bagno tutto quanto. Ecco, questo è la tipologia di un bagno abbastanza importante. Direi che siamo arrivati alla fine abbiamo fatto vedere un pochettino quasi tutte le cose di questo veicolo, poi ce ne sarà dimenticata la metà, qualcosa ci è scappato, eccetera, però insomma per me qualcosa abbiamo fatto vedere. Mezzo comodo per 2 persone, hai la possibilità di mettere il kit del terzo letto, diventa comodo per le 3 persone, puoi scegliere di montare un tetto a soffietto, quindi hai la possibilità di avere altri 2 letti nella parte alta. È fatto con un prodotto solido e non guasta nemmeno il fatto che non è uno dei veicoli più costosi sul mercato. Quindi messo insieme io penso che un bel voto questo veicolo se lo meriti. Bene. Se il filmato è stato interessante mettete un like, iscrivetevi al nostro canale così ci fate un piacere e poi ci vediamo alla prossima. Grazie, arrivederci e ciao.